Oggi prepariamo insieme una crostata profumatissima per tutti gli amanti del limone, la tarta lemon curd. Per questo dessert ho preso ispirazione dai dolci francesi, come la torta meringata al limone, semplificandola però. Infatti non farò la meringa di ricopertura, ma una semplice frolla, che poi farcirò con una preparazione molto british come il lemon curd appunto. Ma iniziamo dalla frolla, mettiamo in un cutter la farina e il burro a cubetti freddo da frigorifero. Chiudo e aziono la macchina per fare la sabbiatura, ovvero per rendere il burro fine come la sabbia. Pochi secondi ed è fatto. Ora aggiungo lo zucchero a velo, i tuorli, la vaniglia e un pizzico di sale. Ora aziono di nuovo la macchina per compattare tutti gli ingredienti. Ora trasferisco tutto sul piano di lavoro e impasto per ottenere un composto bello liscio. Non impastiamo troppo a lungo però, perché sennò scioglieremo il burro. Formo una pallina che stendo tra due fogli di carta forno. Prima però la appiattisco un po' con le mani. E adesso stendo con il mattarello per ottenere un disco di circa 29 cm di diametro. Disco pronto, lo porto in frigorifero a rassodare per almeno mezz'ora. Mentre la frolla sta riposando e raffreddando in frigorifero, noi prepariamo il lemon curd. Mettiamo in un pentolino il succo di limone, il burro, lo zucchero e l'amido. E aggiungiamo anche la scorza di limone. Accendiamo il fuoco e mescolando portiamo il tutto a 40 gradi. Mentre il composto arriva a 40 gradi, io in una ciotola metto i tuorli e le uova e le mischio con una frusta. Nel frattempo siamo arrivati a temperatura e possiamo aggiungere le uova, sempre mescolando. E poi portiamo tutto a 80 gradi. Perfetto, siamo arrivati a 80 gradi, spegniamo il fuoco. Come vedete la consistenza è un po' grumosa e densa. Verso tutto in una pirofilina. Copro con pellicola a contatto. E adesso la lascio raffreddare prima a temperatura ambiente e poi in frigorifero. Ed eccoci con il nostro disco di frolla che dobbiamo mettere all'interno di questo stampo. Questo stampo è largo sul fondo 21 cm e poi ha dei bordi da 3 cm e mezzo, quindi 21 più 7 fa 28. Io prima vi ho fatto fare un diametro di circa 29 cm. Bisogna sempre fare questi calcoli, quant'è il fondo e i bordi. E adesso la inseriamo all'interno in questo modo. E poi invece quella in eccesso la possiamo tagliare via con un coltellino, ma non buttatela, fateci dei piccoli biscottini che poi vi potranno servire per la decorazione. Io li ho preparati, poi ve li faccio vedere. Ora con una forchetta facciamo dei buchi senza oltrepassare la pasta però. Poi ci mettiamo dentro un disco di carta forno che servirà ad accogliere le nostre sfere. Sono sfere di ceramica e servono per la cottura alla cieca. Che cos'è la cottura alla cieca? La cottura alla cieca si fa quando si vuole cuocere solo il guscio di pasta frolla, quindi servono dei pesi che tengano in forma la frolla durante la cottura, perché poi in realtà la crema è già pronta e quindi verrà messa all'interno del guscio dopo. Mi spargiamo per bene. Se non avete queste sferette di ceramica, che comunque si possono acquistare ovunque, potete usare dei fagioli o dei ceci secchi, però ricordatevi che una volta che li avete usati per fare la cottura alla cieca non andranno più bene per essere mangiati, ma dovrete tenerli solo per questo uso. E ora siamo pronti per cuocere la nostra frolla nel forno statico a 170 gradi per 15-20 minuti.
Una volta cotta togliamo le sfere, la carta forno e la rimettiamo in forno per 5-10 minuti, perché così la base si asciugherà e diventerà dorata. È il momento di comporre la nostra tarte. Qui abbiamo la frolla cotta e raffreddata. Questa è la nostra lemon curd che ho messo in una sac à poche. Qui c'è un po' di panna montata. Io ho messo una bocchetta stellata per fare un po' di ciuffetti. Prima cosa da fare: mettiamo la crema all'interno del guscio. Spatoliamo per rendere liscia la superficie. E adesso con la nostra panna montata facciamo dei piccoli ciuffetti, in questo modo, sui bordi. Prendiamo dei piccoli pezzettini di limone, basterà tagliare il limone a fettine e poi tagliarlo in quarti. E le mettiamo ogni 2 ciuffetti di panna. E ora i biscottini, avete visto? Vi avevo parlato di questi biscottini piccolini da fare con gli scarti della pasta frolla, eccoli qua. Anche questi li possiamo mettere sui ciuffetti di panna. Volendo possiamo metterne uno anche qui, vicino al limone. E ora delle foglioline di menta, perché il verde è sempre molto bello vicino al giallo. E poi ho preparato, questi sono ovviamente opzionali, dei piccoli fiorellini di pasta di zucchero, che sono molto carini e gentili. Se vi è piaciuta la mia tarta al lemon curd, rifatela a casa e fatemi sapere nei commenti.